Buongiorno e benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi farò la riparazione di un subwoofer della Yamaha, uno di quelli attivi che si attaccano praticamente al surround di casa, che non funziona più, non si sente più. Sicché guarderemo insieme, io guarderò insieme con voi cosa può essere che l'ha guastato e faremo insieme la riparazione e spero che sarà utile a qualcuno di voi magari che ha un problema simile o che ci può prendere uno spunto. Perciò proseguite nella visione di questo video. Allora, buongiorno, oggi abbiamo in riparazione questo subwoofer della Yamaha, che ora vi faccio vedere il modello. Sembra che si accenda ma non dà nessun segno, diciamo, di vita praticamente. Allora, il modello è un SV-P270, vediamo se riesco a inquadrarvelo un attimino più da vicino. Un SV-P270, questo è il modello, diciamo, dell'apparecchio. Ve l'accendo un attimo che inquadriamo tutto il dietro, perlomeno quello che ci interessa. Allora, qui c'è potenziometro del volume, potenziometro dell'accensione. Se noi lo accendiamo, come vedete, la spia si accende praticamente, ma non si sente niente. Ora ci metto un segnale a circa, dato che è un subwoofer, non ci metterò un segnale a 1000 Hz, ma circa a 70 Hz, in maniera che lo rilevi bene. Questo è lo spinottino di bassa frequenza. Io lo metto dentro e dopo alziamo un attimino il volume e praticamente non si sente niente, praticamente zero. Anzi, a dire la verità, quando è proprio al massimo si sente leggermente, però niente, praticamente non è funzionante. Che la prima cosa che ora farei è staccarlo dalla corrente e aprirlo, ovviamente, per poi poterlo riparare, vedere cosa è successo. Allora, vediamo un attimino di iniziare ad aprirlo. Iniziamo con le viti, queste qui superiori. Iniziamo, me lo inquadro che si veda e provo a lavorare con la sinistra, perché ovviamente se no non inquadro la telecamera. Le vitine da svitare sono segnate da questa freccettina qui, così uno non si sbaglia, non va a svitare viti che non è necessario, diciamo, svitare. Ecco qua, è saltato fuori il coperchio e l'apparecchio, diciamo, si presenta così all'interno. Ora, siccome ci sono questi cavi degli altoparlanti attaccati che ci danno parecchia noia per lavorarci, io direi di staccarli provvisoriamente e poi dopo li ricolleghiamo, praticamente li stacchiamo, ci metto magari una resistenza di carico al posto dell'altoparlante, perché così togliamo questo bussolotto, diciamo, di mezzo. Ora inquadro un attimino dove lavoro. Ecco fatto. Ora togliamo di mezzo il mobile e ritorno e vi faccio vedere la scheda come è fatta. Eccoci di nuovo qui. Ho smontato
ho staccato gli altoparlanti, mi avete visto, ho messo via la cassa che dava fastidio, così lavoriamo solo con la scheda. La scheda c'è qua, il trasformatore di alimentazione, qui c'è l'ingresso, qui abbiamo l'uscita che va al ponte di diodi e poi si vedono, qui c'è un condensatore di filtro, dopo ve la giro, ve la faccio vedere di là, l'altro secondo condensatore di filtro perché è un'alimentazione diciamo a zero centrale, e poi abbiamo qua il finale, è un integrato che fa da finale, e qui ora si vedono male, comunque ci sono praticamente c'è qui un integrato che fa la funzione insieme a altri componenti sia di amplificare poi il segnale che arriva dall'ingresso, sia con una serie di filtri fa da passa basso in maniera che amplifichi solamente le frequenze più basse. Allora, eccolo qua, mettiamoci qualcosa sotto, un cacciavite. Allora, questa qui è la scatolina degli ingressi, c'è l'interruttore e praticamente qui c'è, questo è il filo dell'alimentazione, qui c'è l'interruttore, passa qui, l'interruttore arriva qui e praticamente questa è la parte diciamo della 220, fusibile della 220. Qui ci sono i due condensatori di filtro per l'alimentazione duale, qua diciamo c'è tutta la parte che fa poi da passa basso per amplificare solamente le frequenze molto basse. Poi qua sotto è fatto piuttosto bene, questo subwoofer qui. Questo qui è il relè della protezione degli altoparlanti per evitare il bump quando si accende. Sicché questo qui è ritardato, si accende l'amplificatore, dopo qualche secondo parte e mette diciamo in comunicazione l'altoparlante con il resto dell'amplificatore per evitare appunto il bump quando si accende. Questo qui è il finale, è un STK 404 e montato su una piccola letta di dissipazione che va diciamo bene per lo scopo che deve fare. Il trasformatore per il piccolo amplificatore comunque che è abbastanza generoso e va bene. Ora bisognerà accendere questo apparecchio, lo alimentiamo e vediamo come mai non amplifica niente. E nel frattempo vi faccio vedere un attimino l'altoparlante. Allora, vediamo se si vede qualcosa. Ecco qua. Allora, questo è ovviamente l'altoparlante, non è grande, a occhio e croce dovrebbe essere un 12-15 cm a occhio. E qua c'è il condotto del bus reflex, perché questa è una cassa a bus reflex, sicché è tutto diciamo qua. L'altoparlante ha un magnete piuttosto grosso, sicché sembra che sia di qualità, un altoparlante da 6 ohm, 25 watt e è collegato al resto ovviamente della scheda che vi ho fatto vedere. Ora, come prima cosa, faccio, allora qua, fra qui e qui, io ho scollegato l'altoparlante. Ora per lavorarci, siccome è sempre bene farli lavorare gli amplificatori con un carico, scusate prendo lo stagno, è sempre bene far lavorare gli amplificatori con un carico e per non avere fili a giro potrei attaccarci diciamo il carico fittizio, quello che avete visto, il wattmetro e compagnia cantante, ne ho altri, però poi succede che nel girare la scheda mi potrebbe dar fastidio. Allora semplicemente per evitare che l'amplificatore non lavori senza carico, io semplicemente
ci metto una resistenza da circa 10 ohm, che anche se l'altoparlante abbiamo visto è da 6, non è che deve tanto suonare, deve solamente fare da carico e va benissimo per evitare che l'amplificatore, diciamo, possa avere dei guasti quando magari inizia a funzionare. E sicché lasciamo tutto con questa resistenza montata, messa così non mi dà fastidio, e sicché posso proseguire, diciamo, nel mio lavoro. Un attimino che ora lo giro, lo collego e preparo l'oscilloscopio e guarderemo un attimino gli ingressi, le tensioni e tutte le cose che dobbiamo vedere. Allora, ho preparato, diciamo, l'apparecchio, l'ho alimentato e la prima cosa che andiamo a fare ora direi di misurare le tensioni, se arrivano la tensione sui condensatori. Useremo questo multimetro, diciamo, degli anni 80, che all'epoca costava parecchi soldi e ora, diciamo, è vecchio come tutte le cose. Allora, qui possiamo vedere che abbiamo un'alimentazione praticamente a zero centrale. Qui c'è il ponte di diodi, qui ci sono i due condensatori e poi abbiamo il positivo di questo condensatore e il negativo di questo condensatore che sono uniti, sicché qui avremo, diciamo, una tensione negativa rispetto alla massa, qui avremo una tensione positiva rispetto alla massa. Andiamo un attimino a provare se, vediamo se non mi tappo però tutto. Allora, sono un pochino mezzi verniciati questi qui. Allora, qui abbiamo appunto positivo rispetto alla massa 31 volt, 32, e qui dovremo avere negativi rispetto alla massa più o meno sempre intorno ai 32 volt. La massa è questa, praticamente qui non si vede ma c'è una vitina praticamente qui, e la stessa cosa se io vado a fare qui, c'ho meno 32 e più 32. Allora, ora che abbiamo visto che diciamo la tensione di alimentazione c'è, questo ovviamente ci dice che l'alimentazione è presente. E siccome diciamo il finale faceva leggermente rumore comunque sia, anche se basso, io andrei a vedere intanto l'alimentazione su questo integrato che si chiama IC2 e che è ora ve lo faccio vedere. L'integrato è questo. Vediamo se riesco a ingrandire. Ecco qua. L'integrato è un 45-58, è praticamente un doppio, ora qui ne fa vedere una sezione sola, però è un doppio operazionale, diciamo tipo il 741 per dirne uno dei tanti, che però praticamente può lavorare sia con le tensioni doppie, cioè con le tensioni duali, sia addirittura con una tensione fra il piedino 8 e il piedino 4, una tensione singola. Qui vedete che ci sono, non so se si vede muovere il mouse, ci sono i due ingressi, non invertente e invertente, e qui c'è l'uscita 2 e qui è la stessa cosa, l'uscita 1, e poi abbiamo l'ingresso non invertente e l'ingresso invertente. Io andrei ora a vedere se sul piedino 8 e il piedino 4 ci arriva, diciamo, la tensione giusta, o qualche tensione insomma che dovrebbe arrivare. Andiamo a provare. Allora, il piedino 8 è qui, ecco qua, ci arriva una tensione praticamente singola di 23 volts, sicché anche lì la tensione
arriva. Io ora preparerei un attimino l'oscilloscopio e diamo un'occhiata dove arrivano i segnali e dove poi alla fine non passano. Sicché un attimino di pazienza e ritorno subito da voi. Ecco, ho preparato, diciamo, l'oscilloscopio, che lo vedete, diciamo, lì da una parte, e questa è la sonda dell'oscilloscopio. Ora andiamo a vedere su questo connettore qua, c'è praticamente l'ingresso, e esattamente è qui l'ingresso è qua. Vediamo un attimino, alziamo un attimino il volume. Ecco qua c'è l'ingresso arriva, sicché diciamo dal BNC a qua arriva, e ora dobbiamo andare a vedere se arriva sull'integrato, sull'operazionale, sull'integrato operazionale, che è quello che fa le funzioni di preamplificatore e di filtro, comunque passa basso con degli altri componenti, perché da lì poi verrà inviato al finale di potenza, che ho il sospetto che quello funzioni. Ripeto, perché si sentiva comunque al massimo leggermente il volume. Allora sposto un attimino l'inquadratura sull'integrato, eccolo lì, ecco fatto. Allora, l'integrato vi faccio vedere un attimino sul monitor. Allora, l'integrato praticamente entrano i segnali, cioè piedino invertente, piedino non invertente, e questa è l'uscita, sicché sul 7 e sull'1 sono le due uscite dell'integrato, e qui dovremmo trovare qualcosa, diciamo, anche se di solito la forma d'onda che entra non è più, cioè che esce praticamente, non è proprio più quella che noi andiamo a mettere in ingresso, perché diciamo è un subwoofer, viene esasperato serve, diciamo, nel surround, negli effetti cinema, sì, che vengono un pochino esasperati bassi per dare quell'effetto ovviamente rimbombante dell'esplosione e di tutte quelle cosine lì. Rimettiamo l'oscilloscopio. Allora andiamo a vedere, come prima cosa andiamo a vedere sul piedino numero 7. Sul piedino numero 7, ecco, questa è la sonda, non so se la vedete qua, eccola qua. Siccome c'ho a tenerla a modino, perché sennò rischio di fare dei danni. Sul piedino numero 7 una sinusoide in qualche maniera, diciamo, c'è, non ne somiglia più tanto, ma però diciamo che fino a qui il segnale arriva. Ora andiamo, eccolo qua, ora andiamo a spostare praticamente sul piedino 1, che dovrebbe essere l'uscita. Sul piedino 1 c'è veramente poco, quasi nulla. C'è un segnale spurio, una cosa, anche alzando al massimo, quello che riusciamo a ottenere è questo piccolissimo segnale. Posso cercare di amplificarlo, ma ora siamo su 50 millivolt, però è brutto e fatto male, come si direbbe, diciamo, a Viareggio. Ricontrolliamo sul piedino 7, e qui ora sto toccando male io. Comunque c'è un segnale, ho abbassato l'oscilloscopio un attimo, c'è un segnale ben diverso, sicché mi dà il sospetto che questo integrato qui sia, diciamo, un attimino andato. Allora io farei una cosa, intanto è inutile, stacco l'amplificatore, aspettiamo che si scarichino un attimino i condensatori, scarichiamo
un attimino i condensatori. Qui posso togliere un quadro un attimino più grande. Ecco qua, i condensatori sono questi, non si vede nulla perché ovviamente c'è la luce, però io li sto scaricando perché così non ci si va, diciamo, a lavorare col condensatore carico. Riavvicino un attimo e tolgo l'integrato, poi magari mi fa fesso e non è lui, però questi segnali abbastanza strani. Spento, sì, perché prima non ve lo dovrei dire, ma prima ho preso la scossa perché sono disattento. Allora, dissaldiamo. Ecco fatto. Togliamolo. Eccolo qua. Vediamo se si vede, ovviamente non si vede niente. Eccolo qua, 45, 58. Andiamo a vedere cosa abbiamo. Non vi muovete, eccomi qua, sono già di ritorno. Di 45, 58. Penso che qualcuno di avercene. Eccole qua. Vediamo se si rivede. Eccolo qua. Ora lo andiamo a mettere e poi lo saldo praticamente. Allora, eccolo qua. Spostiamo un attimino i piedini che non caschi. Vediamo se l'ho messo dalla parte giusta, abbiate pazienza. Vorrei fare dei danni tremendi. Sì, l'ho messo dalla parte giusta. Ora lo saldiamo, mi sposto al centro per farvi vedere meglio che sia possibile e poi riproviamo un attimino se è cambiato qualcosa. Ecco qua, mi sembra di non aver fatto danni. Ora lo riaccendo, un attimino. Allora, prima di riaccenderlo, diamo una pulita, un pochino di alcol isopropilico, andiamo a pulire dove abbiamo saldato, che da una parte è meglio, così si leva anche un pochino di disossidante che è contenuto nello stagno, dall'altra diventa anche un pochino più bellino perché si vede un attimino più bellino. Allora, ora aspetto che asciughi un secondo, lo accendo e si riprova. Ora rimettiamo anche l'oscilloscopio e spostiamo tutto in maniera che si veda qualcosa. L'oscilloscopio è qua e spostiamo questo qui da una parte come prima in maniera da andare a misurare sopra, diciamo, i segnali. Accendiamo, acceso, questo è il puntale dell'oscilloscopio, colleghiamo l'oscilloscopio qui alla massa, voi non la vedete ma sto collegando il coccodrillo dell'oscilloscopio alla massa e ora andiamo a vedere. Si era detto sul piedino 7 che c'era già qualcosa e c'è tuttora, e ora andiamo a vedere cosa esce sul piedino. Qui sono sul piedino 7, anche se
sono su questa resistenza qui fa capo qui al piedino 7, l'ho fatta per, eccolo qua, faccio per toccare il meno che sia possibile in giro e evitare di fare magari contatti fra i piedini. E ora si è detto sull'1 che prima non c'era niente, e c'è ora, mi pare, un bel segnalone grosso, anche se la forma d'onda ovviamente è un pochino tondeggiante rispetto alla sinusoide che abbiamo messo dentro. Eccola qua, sinusoide, mi sono spostato qui, questa entra una sinusoide a circa 70 Hz e quello che esce è un pochino arrotondata, perché ovviamente lì, come ripeto, sono esasperati di questi amplificatori subwoofer, perché non è che si deve sentire poi alla fine in alta fedeltà, ma si deve sentire l'esplosione, il casino, diciamo, ecco, praticamente devono fare casino più che riprodurre in alta fedeltà. Allora io lo spengerei un attimino, lo spengerei e scollegherei questa resistenza qui, che comunque la sento che è calda, sicché vuol dire che ora funziona, e poi ci attacco un attimino l'altoparlante suo, però in un attimino in qualche maniera prima di rimontarlo, e si sente se ronza praticamente. Allora stacchiamo l'alimentazione, prendo la sua cassa, vediamo un po', l'appoggio qua, dopo ve la faccio vedere, vediamo se faccio dei danni con gli altri strumenti. Allora, i fili sono veramente corti, Allora possiamo togliere un attimino l'oscilloscopio, che non ci interessa più vederlo, allargare un attimino questa immagine qua, ecco, ho detto allargarla, l'ho stretta, e è spento, se no ripiglio la scossa. Togliamo questa resistenza, ci colleghiamo i fili della cassa provvisoriamente e dopo poi le collegheremo per il verso giusto, in maniera da provarla. E che è successo? Parito tutto un attimo e qui siamo nella grazia del Signore. Va bene. Allora, togliamo questa resistenza. Via. Mettiamo provvisoriamente i cavettini qui, dopo apro i buchini a modo, è solo per fare la prova. Ecco, ora sto parlando, sì, no, perché alle volte mi si spenge anche il microfono. Ora riaccendiamo un attimino il subwoofer e proviamo a alzare il volume. Ho acceso l'interruttore, è scattato il relè e alziamo. Come sentite, spero si senta perlomeno con l'audio della telecamera. Ora esce, sicché praticamente l'amplificatore funziona e abbiamo risolto il mistero per cui non andava. Ora lo scollego un attimino, riscolleghiamo questi per ricollegarli dalla parte giusta, che era di là. Prendo un attimino un dissaldatore, non vi muovete. Praticamente, visto da questa telecamera qui c'è la scheda, qui c'erano i fili che ho attaccato e qui c'è tutta la cassa. Ora dissaldo, apro, diciamo, questi buchini con un dissaldatore. E poi ci saldiamo nuovamente i fili. Dell'altoparlante, ci saldiamo nuovamente i fili dell'altoparlante per finire la frase che spesso la lascio in sospeso nella mia testa.
Allora, qui si è detto è sempre staccato. Ora si vede veramente male. Vediamo un attimino come mi posso mettere però mi sa che o vi faccio vedere voi o vedo io. Allora, facciamo una cosa, proviamo a cambiare telecamera. Qui siamo in questa posizione qui. I fili di questo coso qui sono corti, ci sono io davanti, vediamo se si riesce a fare qualcosa. Poi è qua dietro, vi state vedendo me praticamente, sto tappando ogni cosa. Allora vediamo un po', non vedo, scusate, vado davanti che non vedo niente. Facciamo così, lo risaldo e poi riaccendo la telecamera, tanto che mi vediate la schiena non è bello. Ecco qua, ce l'ho fatta a saldarlo. Ora fissiamo questo cavettino all'interno, che c'è un Legafix, e rimontiamo la cassa, l'amplificatore dentro la cassa. Mettiamoci che lo potete vedere un attimino, quello che avvito, che si veda proprio. Solito discorso, lo svitate con la sinistra e devo riavvitare con la sinistra. Allora, ecco fatto, avvitato e avvitato. Ora riattacchiamo l'ingresso di bassa frequenza, lo giriamo e si guarda se funziona. Se funziona, direi che la riparazione è conclusa. Eccolo qua, lo alziamo, lo inquadriamo un pochino di più, ecco qua. Allora aumentiamo il volume, eccolo qua. Si sente, e sicché questo subwoofer è tornato praticamente a funzionare. È stata una riparazione facile. Come al solito vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, perché ovviamente, come dice un altro youtuber, se non vi iscrivete al canale io alla fine non sono motivato per fare il video, perché non c'è soddisfazione. Commentate se ci avete da chiedere qualcosa e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!